Onegashimasu! Bentornati ragazzi in questo nuovo episodio. Oggi voglio mostrarvi 5 KO vecchia scuola che ci sono stati nel mondo del combattimento, del fighting. Sono incontri che hanno segnato letteralmente la storia del fighting dal ring e andiamo a vedere questi 5 KO old school. Sigla! Bentornati sul mio canale, io mi chiamo Lorenzo, sono un maestro di karate, kobudo e jiu-jitsu giapponese. Questo è il mio canale dove ogni venerdì potrai vedere un nuovo video senza mai essere interrotto dalla pubblicità. Il canale infatti non è monetizzato, non c'è bisogno di sottoscrivere nessun abbonamento, il canale è 100% gratuito fatto da un amante delle arti marziali per tutti voi, amanti delle arti marziali. Se volete aiutarmi a portare avanti questo progetto di parlare delle arti marziali nel modo più serio e degno che meritano, potrete farlo semplicemente iscrivendovi al canale, lasciate like, condividete i miei video, ma soprattutto lasciate un commento perché io leggo e rispondo a tutti i vostri commenti. Andiamo adesso a vedere 5 KO vecchia scuola che hanno fatto la storia del fighting. Partiamo dal primo incontro che vede protagonista Marco Antonio de Lima Ruas, chiamato semplicemente Marco Ruas. Marco Ruas è un grandissimo praticante di Vale-Tudo, amplia la sua arte marziale, battezzandola un po' appunto la nuova versione del Vale-Tudo, dove precedentemente all'evento dell'UFC, dell'Ultimate Fight Championship e del Free Fight, la sua arte prevedeva appunto di combattere sia in piedi, sia a stretto contatto, sia a portare a terra l'avversario per poi finalizzarlo. Siamo nell'episodio Ultimate Fight Championship numero 7 e Marco Ruas vince questa edizione combattendo in finale contro Paul Varelans. Questo ragazzone, un gigante letteralmente, che distrugge tutti gli avversari e arriva in finale di fronte a Marco Ruas. Quando ancora nelle prime edizioni non c'erano ancora i round, non c'era limiti di peso e di altezza e di categoria, quindi si andava avanti ad oltranza finché uno dei due lottatori non era più in grado di continuare. Il combattimento inizia con Paul che naturalmente cerca subito il contatto perché vuole sfruttare la sua massa, la sua altezza, la sua forza per distruggere Marco Ruas. Ma Marco Ruas non è d'accordo e quindi con un incredibile gioco di distanza comincia a martellare le gambe di Paul Varelans con alcuni calci ben piazzati. Il combattimento va avanti per una decina di minuti. Vediamo però la clip dell'incontro. Qui siamo letteralmente agli ultimi minuti, gli ultimi istanti. Come vedete il combattimento è già in atto da ben 10 minuti e vedete come Marco Ruas con questi calci ben piazzati continua a lavorare il suo avversario. In questa fase naturalmente Paul comincia ad accusare i numerosi calci che ha ricevuto e Marco Ruas, ragazzi, con un tempismo e uno studio della distanza fenomenale riesce a tenere a bada questo gigante e continua a colpirlo. Un altro calcio, siamo a 13 minuti e il ragazzo comincia veramente ad accusare un dolore lancinante alla gamba e infatti vedete si accascia e Marco Ruas sopra controlla la situazione e chiude il combattimento in maniera spettacolare. KO vecchia scuola, ragazzi. Andiamo al secondo incontro. Venerdì 13 è risaputo una data molto particolare per gli americani ed è appunto venerdì 13 del 1998 che in palio c'è il titolo del torneo Ultimate Fight Championship numero 16. In finale arriva uno strepitoso Frank Shamrock che ha dominato letteralmente tutti gli avversari. Ma c'è una sorpresa, Igor Zinovia, un sopravvissuto. Nessuno aveva puntato niente su questo giovane ragazzo che invece si fa largo tra i combattimenti e arriva in finale proprio di fronte a Frank Shamrock. Igor Zinovia è deciso a farsi valere, vuole vendere cara la sua pelle e ha intenzione di non rendere le cose semplici a Frank Shamrock. Purtroppo per Igor però Frank Shamrock ha in mente tutt'altro piano. Il combattimento dura letteralmente 22 secondi
e Frank Shamrock diventa campione dell'UFC numero 16. Vediamo la clip. Il combattimento, vedete, è iniziato da 13 secondi, si stanno studiando, ecco Igor Zinovia che si fa avanti, Frank Shamrock lo proietta e lo chiude. Adesso vediamo però nel dettaglio, ragazzi, vediamo nel dettaglio questa prova tecnica. Frank Shamrock schiva il pugno di Igor Zinovia, si abbassa e riesce a prenderlo alle gambe, baricentro basso, si alza in piedi, una volta sollevato si schiaccia a terra con la spalla direttamente sul petto. Igor Zinovia è già a nanna, ragazzi, l'ultimo pugno lo raggiunge alla gola, Frank Shamrock campione in 22 secondi. Prossimo incontro, ragazzi, Cung Le contro Frank Shamrock. Di nuovo siamo nel 2008 e c'è in palio la corona per il campionato UFC dei pesi medio massimi. Si preannunciava un combattimento veramente incredibile e infatti pensate un po', questo combattimento fra questi due combattenti viene definito la miglior sfida dei pesi medi di tutti i tempi. Vinse anche il premio come miglior combattimento del 2009 ed è conosciuto anche come la più grande battaglia di tutti i tempi. Cung Le, ragazzi, un praticante veramente tosto, ma veramente duro. Arriva a fare il suo ingresso nell'Ultimate Fight Championship praticamente imbattuto. Si annunciò come un combattimento veramente incredibile che tutti volevano vedere. E infatti fu quello che il pubblico si aspettava. Quello che però il pubblico non si aspettava è che a un certo punto Frank Shamrock ha dovuto abbandonare l'incontro perché con un solo calcio Cung Le riuscì a rompergli un braccio. Vediamo però quello che è successo quella sera. Cung Le, ragazzi, dopo questa vittoria ha avuto delle offerte per recitare e quindi abbandonò immediatamente la carriera in favore di un'altra carriera che però non lo avrebbe portato lontano, quella appunto di attore. Ma vediamo qui, ragazzi, i due combattenti. Vedete, Cung Le cerca sempre di calciare Frank Shamrock che, vedete, cerca di prenderlo e portarlo giù. Vedete l'agitazione di Cung Le che letteralmente ha proprio paura di essere portato a terra perché sa che Frank Shamrock a terra può essere davvero pericoloso. Qui siamo nelle battute avanzate dell'incontro, vedete, si scambiano dei pugni veramente spettacolari. Frank Shamrock lavora per tutta la seconda parte del combattimento, Cung Le con questa raffica di colpi. Vedete che fa molta fatica a contenere e sembra quasi a un certo punto che Frank Shamrock possa realmente portare questo incontro dalla sua parte. Continua a lavorare fermamente con tutti questi pugni che raggiungono Cung Le che cerca di contenere Frank Shamrock. A un certo punto però avviene l'irreparabile. Cung Le da una posizione ravvicinata riesce a calciare in questo modo e becca l'avambraccio di Frank Shamrock che cercava di pararsi. Immediatamente Frank si rende conto che non è stato un calcio normale come tutti gli altri. Come possiamo vedere da questo replay, ragazzi, arriva una bordata devastante. Frank Shamrock arretra, Cung Le si rende conto che Frank probabilmente si è fatto male, quindi non infierisce più di tanto, colpisce con l'ultimo calcio prima che l'arbitro interrompe l'incontro. Frank Shamrock fa qualche passo, poi è costretto a mettersi giù perché naturalmente il dolore comincia a essere insopportabile. L'avambraccio sarà spezzato di netto con un calcio e Cung Le, ragazzi, diventerà il campione. Un altro KO vecchia scuola. Andiamo al prossimo KO, ragazzi, siamo nel 1998, un anno prima ha fatto il suo debutto nell'MMA Vitor Belfort, un ragazzone veramente strepitoso, stupisce subito tutti per la sua forza, per la sua velocità e nel 1998 si trova davanti niente meno che Wanderlei Silva. Un avversario veramente pericoloso, grande aspettativa per questo incontro che però riserverà una dura verità per Wanderlei Silva. Il combattimento infatti durerà solo una manciata di secondi quando subito all'inizio Vitor Belfort riesce a incrociare con un sinistro il volto di Wanderlei Silva, piazzando poi subito un destro e partendo a raffica con una serie di pugni dove Wanderlei Silva purtroppo non ha altro da fare che subire, cadere e lasciare immediatamente il titolo a Vitor Belfort. Vediamo cosa è successo in questo round. Combattimento iniziato, si studiano, come vedete Wanderlei Silva
avanza a un certo punto, decide di entrare, incrocia però subito il sinistro di Vito Belfort che lo porta letteralmente, lo scaraventa con una serie di pugni dall'altra parte dell'ottagono. Combattimento finito, ragazzi, ma vediamo cosa succede. Vedete, Wanderlei Silva pressa, a un certo punto si fa avanti ma incrocia il sinistro di Vito Belfort che lo prende di sorpresa. Eccolo qua. Uno, con velocità incredibile ne piazza subito un altro e poi lo riprende con il destro. Schiva i primi due, riesce a prenderlo nuovamente, Wanderlei Silva è costretto alla resa. E Vito Belfort chiude il combattimento in nemmeno 40 secondi. Bene, veniamo all'ultimo incredibile KO vecchia scuola. Questa volta parliamo di Kazumi Hajime. Grande praticante di karate a contatto pieno. Pensate che nella 28ª edizione del campionato del mondo di karate a contatto, Kazumi Hajime arriva in finale dopo aver sostenuto dei combattimenti veramente difficili. Arriva a disputare la finale che, come sapete, nel campionato del karate a contatto avviene tutta nello stesso giorno, quindi già dopo aver sostenuto alcuni combattimenti, Kazumi Hajime insomma arriva all'ultimo combattimento, alla finale, con l'unghia del dito grosso del piede destro che gli era saltata via, il legamento del ginocchio destro allungato e nello scontro precedente alla finale si era rotto il braccio destro. Kazumi Hajime riuscirà a vincere con un punteggio di 3-0 sul suo avversario. Ma non è questo l'incontro di cui voglio parlarvi, appunto perché qui non ci fu KO, ma Kazumi Hajime vinse ai punti, ma vi voglio parlare della 29ª edizione, cioè quella dell'anno dopo. Ancora una volta Kazumi Hajime arriva in finale contro Gary O'Neill, lo stesso finalista dell'anno prima. Questa volta però le cose andranno completamente in modo diverso. Gary O'Neill, riconosciuto come uno dei più grandi combattenti, si rivelava un avversario veramente pericoloso da affrontare quel giorno. Kazumi Hajime inizia con una serie di calci bassi a sfiancare Gary O'Neill, che alla fine non ha scelta, deve abbandonare l'incontro a causa dei numerosi colpi che riceve sempre nello stesso posto, sempre sulla stessa gamba. E Kazumi Hajime vince la 29ª edizione con un KO appunto di calci bassi da antologia. Vediamo cosa è successo. Qui vediamo già sofferente questo atleta che zoppicante, ormai non riesce a stare più nella postura corretta. Viene assegnato il punteggio, il combattimento viene fatto ricominciare, ma è appunto in questa ripresa che Kazumi Hajime piazzerà di nuovo alcuni colpi direttamente nelle gambe e vedete qua non c'è più niente da fare. Gary O'Neill gira la schiena, abbandona il combattimento, si tira indietro e non c'è niente da fare, ragazzi. Questo era il quinto KO vecchia scuola di questo video. Bene ragazzi, spero che questi 5 KO vecchia scuola che ho scelto di rispolverare per voi vi siano piaciuti. Vi ricordo sempre di iscrivervi al canale, se il video vi è piaciuto lasciate un like, ma soprattutto lasciate un commento perché io leggo e rispondo a tutti i vostri commenti. Ci vediamo al prossimo video. Domo arigato!